Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Loris. Ciao a tutti. E della sua auto, una Nissan Qashqai un po' particolare, perché questa è la Nissan Qashqai e-Power. Loris, ti chiedo subito così, perché l'hai scelta? L'ho scelta perché innanzitutto è una bella macchina. Ero indeciso tra varie tipologie tra due tipologie di macchine. Questa è la Tucson, sempre ibrida, e mi è piaciuto molto il motore, questa caratteristica qua del motore, che è un 3 cilindri 1500 benzina che va a fare da generatore alla batteria, quindi viaggia quasi esclusivamente in elettrico. E poi anche per un discorso economico, perché la Nissan offre dei tassi di interesse inferiori rispetto a molte altre aziende di autoveicoli. Ok, quindi anche proprio per una questione di finanziamento, Sì, con il tasso anche, che era agevolato. sì, anche questo. Anche questo qui sono particolari, diciamo, che per noi comuni mortali, per noi che siamo operai e che comunque quello non è abbiamo uno stipendio elevato, mentre le auto secondo me hanno fatto una crescita e hanno dei prezzi molto alti rispetto a tempo fa. Esatto. Quello sì. Penso che ci siano sempre più finanziamenti, sempre più da guardare anche il tasso soprattutto, sì. E alla fine cosa andiamo a pagare l'auto, e questa secondo me è una cosa molto importante e sarà sempre più da guardare, perché le auto sono lievitate, qui siamo intorno ai 40.000 euro. Sì. Circa. Più che meno. Più che meno, ecco, da qui in su. Questa è la versione N-Connecta. N-Connecta, sì, che è una via di mezzo, c'è la Centa, l'N-Connecta, la Tecna e la Tecna Plus, che è il top di gamma con tutti i vari. Però questa secondo me è una buona via di mezzo, hai quasi tutto, cioè a parte diciamo il tettuccio in vetro, i sedili in pelle, ma sono dettagli che per la macchina per me non sono rilevanti. Dopo, se chi vuole avere quel qualcosa in più, ok, ci sta. Bene, quindi adesso andiamo a vedere un attimo l'auto, com'è fatta, quanto spaziosa è. Io sono salito un attimino così, mi sembra molto bene, e anche se non hai sedili in pelle e cose del genere, che secondo me i sedili in pelle d'estate sono da morire. Io sono passato da una macchina, da un 159 Station a questa qui. Quella di prima aveva i sedili in pelle, questa non li ha, non trovo che chissà che differenza, anzi, come hai detto te, per il discorso del caldo d'estate forse è meglio questa. E sempre sono passato a questa qua, anche per un discorso, perché ho famiglia, mi serve spazio per il bimbo, il seggiolino, il passeggino e tutte le varie cose. Quindi questo è il bagagliaio più grande della station wagon che avevi? No, beh, come bagagliaio no, però come internamente, come spazi è molto comoda, spaziosa, e anche per i viaggi, ho già fatto dei viaggi parecchio lunghetti e è spaziosa e comoda. Sì. Visto che parliamo di viaggi, andiamo subito al sodo. I consumi di questo motore e-Power, quali sono? È una macchina, anche il venditore che me l'ha venduta, che mi ha detto: se devi fare chilometri e sei tutto il giorno in autostrada, non è la macchina per te. Visto che io principalmente viaggio qua in paese, lavoro qua in zona, e per quelle volte che devo fare viaggi lunghi, ok, ci sta. Autostrada, diciamo, siamo 17-18 km con 1 litro. Mentre in paese, se rispetti i limiti e tutto, poi sopra i 20, 21, 23 con 1 litro tranquillamente, quello sì. Bene. Perché viaggi principalmente in elettrico, la frenata ricarica la batteria e quindi hai molti vantaggi per quanto riguarda i consumi, quello sì. Cioè, quindi anche qui, quando andate a acquistare l'auto, un attimo fate un'analisi di come la usate l'auto. Sì, dipende sempre uno che cosa deve fare con l'auto, se fa tanti chilometri oppure no, che tipologia di chilometraggio deve fare. Sì, perché se uno fa solo autostrada non conviene prendere un'auto ibrida così, o con questo motore qua magari meglio spostarsi su auto diesel, che sì, continuano a esserci per fortuna. Quello sì. Buono. Vediamo un attimo l'auto come è fatta, magari ci dice già alcune pecche che può avere, se hai trovato dei difetti magari su qualcosa che non ti trovi, e dei pregi, che internamente dentro è bella e ben rifinita, credetemi, veramente per il prezzo, torno a ripetere, sempre elevato,
ma comunque ci sono auto che costano molto di più e non sono infinite così. Bene, andiamo a vedere un attimo l'auto. Eccoci qua, partiamo dal frontale, questa bella entrata a V che abbiamo, il marchio Nissan che vedete qui, e poi una bella V tutta bella cromata, si vede, secondo me ha un bel frontale bello cattivo, e poi ci sono queste linee qui tese dove passano l'aria, che mi piace moltissimo, che gli dà un bel disegno aggressivo. Qui abbiamo i sensori del parcheggio, se non sbaglio anche le telecamere. Sì, telecamera frontale, una telecamera per specchietto e una telecamera retrovisore che fa i 360 gradi sullo schermo all'interno dell'auto, che dopo vedremo. Ok, ecco, in caso dopo facciamo un po' di retromarcia e vediamo un attimo come sono. Bello, mi piace tanto questa linea qui e poi il dietro qui, a parte che qua abbiamo anche il bicolore che è un optional e beh, mi è piaciuto molto, e tettuccio nero, sì, perché gli dà questa... e colore grigio ceramica, è un bel binomio secondo me. Molto bello, perché tende a schiacciare il dietro e poi i vetri oscurati così, e poi sto grigio qua è bellissimo. Vedete qui le scritte e-Power, è l'unica differenza che c'è dalle altre versioni che sono ibride, cioè mild hybrid, questo invece è un full hybrid considerato, quindi non paghi il bollo se non sbaglio, non si paga il bollo, e tanti altri vantaggi. Abbiamo un cerchio da 18 pollici e una gomma che, se non sbaglio, questa è di serie la gomma, vero? Questa è di serie, sì. 2,35 55 raggio 18, che vedete qui, dei bei cerchi bruniti, misti così, bella pinza freno, molto interessante. Anche gli specchietti sono in tinta con il tettuccio nero metallizzato. Qui abbiamo le frecce a LED, davanti, se non sbaglio, abbiamo i fari a LED. Sì. Sì, sono tutti fari a LED tranne la freccia che vedete che sono alogene. Anche qui la posizione è sempre a LED, guardate qui la scritta Qashqai, scritta qua molto carina, sono particolari. Un particolare molto bello. Sì, molto molto interessante. Andiamo a vederla anche da dietro, qui assomiglia un po' un'auto di categoria superiore secondo me, mi piace tantissimo sto faro che va a incastrarsi dentro sulla carrozzeria, poi sono gusti personali, e il dietro, vista da dietro, è così. Un bel posteriore massiccio, non ci sono finti scarichi o cose del genere che magari possono disturbare. Eccoci qua. L'antenna, già l'antenna di squalo, molto carina, a me piacciono sempre tantissimo queste cose qua. Era già di serie così? Già di serie così. Già di serie così. Tutto di serie. Ok, visto che siamo dietro, magari andiamo a vedere un attimo il bagagliaio, quanto spazioso è. Eccoci qua, adesso andiamo a controllare un attimo il bagagliaio, giusto perché a me piace sempre misurarlo, perché da casa non si riesce a capire quanto grande sia questo bagagliaio, che vedo che è, comunque la batteria non porta via spazio, perché se non sbaglio... No, le batterie sono sotto i sedili anteriori. Ah, ok, quindi lo spazio non viene tolto di sicuro dal bagagliaio. Eccoci qua. Anzi, qui è a basso del tutto, perché possiamo alzarlo e portarlo a livello quindi è due mensole. Hai la possibilità di avere il doppio ripiano, doppio fondo. Io lo tengo tutto basso, che così ho più spazio. Ok. Gli ho aggiunto i due porta tutto, due porta attrezzature. Sì, perché vedo anche figli che ci sta sempre. Ok. E questo, allora, il bagagliaio fa di larghezza 1,7 m, 107, 110. 110, benissimo, e una profondità di interna 85. 85 tranquillamente. Sì. L'altezza invece dal pavimento tutto basso siamo a 50 cm dalla cappelliera. Se togliamo la cappelliera abbiamo anche quegli 80 cm di bocca, diciamo, per farlo entrare. Qui abbiamo anche una presa da 12 volt, come vedete, e abbiamo una lampadina qui che ci illumina, e anche dall'altra parte, quindi abbiamo due luci che illuminano tutto il bagagliaio, e questa è una bella cosa, non averne solo uno. Poi qui abbiamo dei vani, possiamo mettere portaoggetti, portaoggetti, l'estintore, vedo là che c'è già una cinghetta tipo per l'estintore, e poi andiamo di qua e qui ci sono tutti altri portaoggetti per quanto riguarda il triangolo e il kit di emergenza. Beh, un bel bagagliaio, bello spazioso per una famiglia, qua valigie ce ne stanno tranquillamente, molto molto bene. Adesso andiamo a vedere un attimo gli interni e vediamo come si sta e l'abitabilità
interna. Eccoci qua, adesso Loris entrerà dentro e vi farà vedere quanto spaziosa è. Allora, volevo precisare che è una bella cosa che ha l'apertura a 90 gradi, la porta posteriore, molto comoda quando bisogna caricare il passeggino o il seggiolino col bimbo per scaricarlo, o anche per le persone che devono salire. È molto comoda perché la macchina è regolata, il sedile di fronte su di me, io sono 1,78 e anche dietro Spazio ci sto bene, sono spazioso, è bella spaziosa. Va bene, abbiamo il bracciolo con il porta oggetti, è molto comodo. Carica USB, micro USB e... Sì, quindi qua abbiamo due prese USB, una normale e una USB-C, quindi è anche più veloce a caricare per gli ultimi device che hanno fatto per caricare più velocemente. Anche questa è una bella cosa, così non devi stare là a trovarti un cavo solo per... o un adattatore. Esatto, perché ce li hai tutte e due. Bocchette dell'aria, e anche queste per i bambini che soffrono il caldo, eccetera. Molto molto comodo. E qui poi abbiamo il bracciolo. Il bracciolo c'è anche qui dietro che abbiamo appena visto. Ha dei bei poggiatesta comodi, sedili che secondo me questi qua, meglio il tessuto della pelle. Poco da dire, io preferisco il tessuto perché non sudi. Poi abbiamo la plafoniera qui dietro. Abbiamo il poggia, tutte quante le maniglie. Tutte e quatro le maniglie che non le trovi su tutte le auto. No, quasi nessuna. Io la Captur non c'è. Penso a te che guardano tanti option a sicurezza e poi non mettono le maniglie, va bene. E qui abbiamo le altre maniglie. Le cinture sono regolabili anche in altezza, e anche questa è una cosa che non si vede molto spesso. E vi faccio vedere la plancia magari vista da dietro, così dopo se saliamo davanti, eccoci qua. Una bella, guardate che bel display che ha. Beh, dall'auto che sei passato a questa, penso che come tecnologia... Cambia, è un bel passaggio avanti. Un bel passaggio, sì. Vedete qua il cielo è chiaro, anche questo, io preferisco sempre il cielo chiaro che il cielo scuro perché tende a incupirti un po' di più, diciamo, l'auto. L'ambiente. Sì, molto bello, bel chiaro. Beh, vista da dietro fa la sua bella figura. E poi vista da accesa, dopo vedremo, è proprio una bella auto. Bene, adesso saliamo davanti e andiamo a vedere un po' i particolari di davanti. Ecco, ora Loris ti fa vedere come si apre l'auto, perché lui ha le chiavi. Io le chiavi ce le ho in tasca. Benissimo. Quindi basta o con il bottone classico telecomando delle chiavi, o altrimenti c'è questo bostoncino qua, basta schiacciare, vabbè, si aprono gli specchi, e questa è l'apertura del... vedete che anche qui la porta si apre molto bene, molto, cioè si apre veramente tanto. Stavo notando anche questa lamiera qui molto larga, perché serve per andare, qua abbiamo una guarnizione che se andiamo a fare sterato o cose del genere, che magari non si sporca mai il battitacco, che è una cosa che sembra una cavolata, però tante volte ti sporchi i pantaloni perché sei salito che qua ha preso fango o sporco, ghiaia, eccetera. Andiamo a vedere il pannello porta, che secondo me ha una rifinitura veramente elevata, a differenza di tante auto che sono qua rigide. Qua è tutta plastica, cioè tutta semipelle quasi, morbido e rifinita bene in semipelle, in pelle, con queste belle cuciture a vista che contrastano il nero. Sì, veramente dà il senso proprio della qualità. Anche qua vedete questo materiale qui. Poi abbiamo i quattro specchietti elettrici, finestrini elettrici, gli specchietti sono elettrici. Vedo anche il tastino là, forse serve per quello lì, è per il punto cieco. Il punto cieco, sì, bravissimo. Benissimo. Poi andiamo a vedere il sedile. Eccoci qua, un bel sedile. Anche questo è elettrico o è solo... È solo elettrico, solo la parte lombare. Okay. Perché l'N-Connecta ha principalmente i sedili manuali. Bene. Di elettrico c'è solo la parte lombare. Quindi chi vuole regolarsi il lombare per la schiena. Poi qui vedo che hanno messo delle bocchette dell'aria, ma non capisco. No, quelle non sono le bocchette dell'aria, è la reazione delle batterie per fargli prendere giusto, aria. che prima mi dicevi le che batterie sono sotto i sedili. Sì, che ho visto una sporgenza. Eccole qua. Qua sotto ci sono le batterie, che vedete. Ok, quindi hanno fatto lo sfogo per le batterie. E questa è una cosa interessante. La scritta Qashqai direttamente anche qui sul tappetino, molto carina. Qui abbiamo tutto il mantenimento di corsia, vedete come è fatto il bocchetto dell'aria, tutte cromature anche all'interno. E adesso andiamo a vedere un po' come è fatto. Vedete questo bel sedile qui, che è molto comodo questo sedile, veramente ci sta seduti
molto bene. E visto da qui l'auto, ecco qua con la porta chiusa, delle belle rifiniture nero lucido che magari tra un po' di anni vedremo come si sono comportate, se si sono graffiate o no. Poi vi porto subito, vi faccio vedere che qui abbiamo dove appoggiare il cellulare, che abbiamo una ricarica wireless, il freno a mano, l'aiuto per le partenze in salita, e qua abbiamo le pedal. E questa è una particolarità della Nissan, secondo me. Questo sì, funziona? questo ti serve principalmente quando sei in città, che rilasciando l'acceleratore frena da sola e quindi ricarica, dà potenza alla batteria, ricarica la batteria in frenata. Quindi è come usare un'auto con un solo pedale, senza solo l'acceleratore. Se uno inizia a trovarsi e a capire quando rilasciare il pedale dell'acceleratore, frena già da sola e con un pedale fa tutto. Cavolo. Questo sì, è una cosa molto comoda, molto molto comoda, perché ad esempio la Twingo elettrica ma fa solamente poi aumentare e diminuire la frenata rigenerativa, però non riesce mai a usare quasi solo un pedale. Questo è lo specchietto, anche questo qua vedo che ha varie funzioni, penso che sia per l'anti-abbagliamento, Sì. eccetera. Poi abbiamo il tasto SOS, qui è un portaocchiali. Sì. Ah, ok, anche portaocchiali, molto bene. E abbiamo tutte le nostre luci e le nostre maniglie che vediamo. Eccoci qua. Adesso io salgo dall'altra parte e così Loris mi fa vedere un attimo il cruscotto com'è e come si vede, perché prima ho visto il navigatore, è veramente molto interessante. Ok, quindi di solito, Loris, spiegami un attimo questo motore qua che è un po' particolare. Tu accendi l'auto e lei parte in elettrica. Sì, lei principalmente parte in elettrico. Ok. Questo è tutto. Guardate che display che ha, veramente. Beh, è molto sofisticato, però è molto semplice da capire. Sì. Lì abbiamo il monitor dell'energia, adesso vediamo che abbiamo la batteria quasi piena. Quasi piena, abbiamo 3/4 di batteria. Esatto, e quindi noi se adesso dovessimo partire partiamo sempre Noi partiamo in elettrico. Okay. Nel momento in cui facciamo un'accelerazione più profonda, che serve più potenza alla macchina, parte il motore che va a generare corrente alla batteria, perché alla fine questa macchina qua, il motore serve solo da generatore, genera corrente per caricare la batteria. Quindi se dopo andiamo a fare una piccola prova, magari facciamo un giretto, vi facciamo vedere come funziona realmente. Vedete il display davanti quanto grande è? Se non sbaglio un 12 pollici, sì, questo qui. Bello comodo. Bello perché guardate come si vede Android Auto, che è wireless, anche Android Auto, non servono cavi, non serve niente perché non c'è nulla di collegato, come vedete. Abbiamo il cambio, che è un cambio... È un cambio principalmente da macchina elettrica, perché per cambiare le marce tipo in montagna abbiamo il bottone EV, che viene visualizzato anche nello schermo frontale. Nel momento in cui rilasciamo l'acceleratore parte il freno motore e va a farmi da freno motore tipo in montagna per le discese, e in più genera corrente e produce corrente per la batteria. Quindi ci ricarica la batteria? Ci ricarica la batteria, sì. Resta spento. Climatizzatore, se non sbaglio, bizona. Climatizzatore bizona. Sì, quindi anche questo automatico qua. Bizona. E anche lì vedete tutta la plancia come è fatta, è tutta in tessuto morbido e in pelle, come vedete, e anche sopra lì è tutto bello morbido e ha delle rifiniture veramente, anche queste cuciture qua viste così sono molto molto interessanti secondo me e gli danno quel tocco in più di qualità. E poi c'è questo display qua che mi ricorda l'Infiniti, se non sbaglio, come auto, sì. che tra l'altro fa parte sempre del gruppo Nissan. Sì. Sarebbe il top di gamma della Nissan, l'Infiniti. Esatto, e quindi qua sì, vediamo che, cioè, se pensiamo 10 anni fa aver avuto un display così, penso che sia inimmaginabile. Ad oggi guardate che cosa abbiamo in auto come rifiniture e come display. Poi qua abbiamo, vabbè, Android Auto o Apple CarPlay che sia, e possiamo anche avere il suo menu che comunque, sì. Quando, se adesso lo provo ad andare un po' avanti, ma facciamo un po' di retromarcia, facciamo vedere anche le telecamere 360 sì. Che parlavamo prima. Adesso cambiamo un attimo. L'auto è come silenziosissima, perché essendo elettrica. Eccoci qua. Adesso mettiamo la retromarcia. Abbiamo i 360 gradi.
perché abbiamo tutte e 4 le telecamere, E puoi cambiare anche la oppure posizione. possiamo decidere, voglio vedere un punto cieco, un marciapiede, qualcosa, cambio visuale all'auto. Queste sono comodi, le telecamere 360 secondo me sono una cosa, queste dovrebbero fare le cose obbligatorie, soprattutto anche se sei in montagna, magari devi passare su un ciglio o cose del genere, non sai cosa c'è sotto, con le telecamere sai dove stai mettendo le E ruote. queste telecamere qua partono anche nel momento in cui fai manovra, fai alla partenza, se sei vicino a un muretto da qualche parte, partono le telecamere sia frontali che retro. Ah, quindi anche quando sei a una certa velocità, sotto una certa velocità, loro partono in automatico. Sì, quando magari ho un ostacolo, devo passare in mezzo a una strettoia da qualche parte, si attivano le telecamere e ti fanno vedere dove sei. Cacchio, molto comodo, sì. Bene, io penso che come interni abbiamo detto quello che c'era da dire e sono fatti bene, sono fatti molto bene, sono comodi, l'auto è spaziosa, l'hanno aumentata tantissimo secondo me con questa versione qua, e vista da dietro è così, guardate qui, ed è un bel vedere. Ma adesso andiamo a fare una piccola prova, giusto per vedere come va il motore e capire come funziona il discorso di ricaricare l'auto e la batteria soprattutto, e così parliamo un po' di come va. Eccoci qua, adesso andiamo a fare una piccola prova, magari anche una prova di accelerazione, qui siamo su un parcheggio chiuso, quindi possiamo anche farlo. E vi faccio vedere un attimo come è fatto il monitor dell'energia. Vedete che la batteria adesso è a 3/4 praticamente, perché sono 4 lineette, e quindi adesso se partiamo parte in elettrico se non sbaglio. Sì, vediamo che la batteria dà potenza alle ruote. Ok, quindi abbiamo quel segno là del flusso che Sì. appunto, eccoci qua, silenziosissima perché siamo in elettrico e quindi il motore termico è spento, nonostante abbiamo il climatizzatore acceso e stiamo viaggiando tranquillamente. Quanto fai più o meno in elettrico? 1 chilometro? Farà un... Ma da batteria piena un paio di chilometri lo fai, dopo dipende se sei sul rettilineo e come faccio io adesso, rilascio l'acceleratore, vediamo che dà potenza alla batteria. Ok, molto bene. Vedete che appunto cambiano i flussi, dopo quando si accenderà il motore vediamo che Nel momento in cui serve più potenza, come adesso, il motore è partito. parte il motore termico e va a dargli potenza. Ok. Adesso facciamo una piccola prova di accelerazione da 0, non arriviamo di sicuro a 100 all'ora perché abbiamo poco spazio, però giusto per capire come va l'auto, torno a ripetere, da 0 a 100 questa ci mette 7 secondi e 9. Mettiamo in sport e io cerco di inquadrare qua il display così vediamo come va. Ok Lauris, 3, 2, 1, via! Ragazzi, viaggia, Sì. Una buona accelerazione, molto buona. Torno a ripetere, comunque è un 1.500 turbo a benzina con i motori elettrici che lavorano, però sono sempre 190 cavalli. Eh sì, O no? si fanno sentire. Si fanno sentire come. Allora abbiamo, vedete, le pedal che c'è scritto off. Adesso arriviamo a una rotonda, quindi noi quando arriviamo, deceleriamo, le ruote caricano. Le ruote caricano la batteria. Esatto. Quindi... Sia in frenata che se rilasciamo l'acceleratore ricaricano la batteria. E quindi non c'è energia persa praticamente, No. E quello è il vantaggio di queste auto ibride, elettriche o recuperano qualsiasi momento che c'è da recuperare l'energia sia in frenata che in decelerazione. Adesso il motore si è avviato, non si sente niente, e anche perché noi non dobbiamo fare niente, noi dobbiamo solo usare l'auto tranquillamente. Adesso si è spento, ma io non sento la differenza. Proviamo a stare zitti un attimo, ma non mi sembra di vedere, cioè di sentire differenze con il motore acceso così al minimo. Internamente diciamo che non senti grandissima differenza, esternamente il motore quando è acceso lo senti perché è sempre un 3 cilindri, però non, diciamo che è silenzioso. E non abbiamo parlato, Loris, degli ADAS che ha, comunque vedo che ha Sì. Il rilevamento dei segnali, quindi mantiene il 50 all'ora e siamo a 47, quindi siamo giusti, e rileva, se penso, superiamo lampeggia il segnale, quindi inizia a dirti vai piano che sennò vai in multa.
Poi abbiamo anche comunque il mantenimento della distanza di sicurezza. Sì, abbiamo tutte quante i vari optional, mantenimento della sicurezza, della distanza, la velocità quando sei in autostrada, la velocità imposti una certa velocità e quindi il cruise, tutto quanto, cruise control, sì. è completa di tutto quanto, quindi anche come ADAS siamo a posto, anche perché saranno obbligatori qui dal 2024 e non mi ricordo più il mese preciso, se giugno o luglio, comunque diventeranno obbligatori per le auto nuove che si vanno a vendere. Qua siamo già a posto e siamo avanti, comunque i giapponesi da quel punto di vista là sono sempre più avanti. Non sento scricchiolii, non sento niente dentro, è veramente... No, mi sono risata bene. Sì, anche come materiali, come plastiche, qua cioè, veramente non c'è una vibrazione neanche a pagarla oro, diciamo così. Adesso qua giriamo un attimino. Ah, ti dà anche addirittura i freni quando freni. Sì, quando frena si accendono le luci posteriori. Le luci, bella. Se noi tipo adesso mettiamo le pedal, Ok. nel momento in cui rilascio l'acceleratore si accendono i freni e sta frenando lei. Porco cane, Io non sto facendo nulla e lei blocca la macchina. sì. Adesso riparto e lei frena da sola e, come dicevamo prima, volendo una persona con un pedale unico fa tutto, cioè non serve più frenare perché frena lei. Rilasciamo l'acceleratore e lei frena. E lei frena e rigenera. E rigenera energia e va a caricare la batteria. Questi sono tutti piccole chicche che ti permettono di consumare meno, poco da fare. Comunque è bella, sì. Mi piacciono tanto anche i materiali qua, soprattutto questa parte qua mi piace veramente tanto, con queste cuciture qua, morbida, anche qui tutto morbido, non c'è niente di rigido qua. Specchietto sì, quello sì, ma quello è normale, sia rigido, però qui è bello sentire sto morbido qua. È rifinita bene. Sì, molto bene. È un livello superiore a certe auto che anche dello stesso prezzo, secondo me. Bene signori, adesso finiamo il nostro giro di prova e poi ci vediamo per i saluti. Eccoci qua, siamo appena tornati dal giro di prova che avete visto, un'auto silenziosissima, veramente silenziosa, soprattutto grazie a questo motore che lavora solo quando gli serve. Sì. Una bella macchina. Non posso lamentarmi. Sì, che dopo valgano queste auto così tanto, non lo so Lori, sinceramente. Diciamo che ci sono i pro e i contro, sono prezzi eccessivi rispetto a una volta, però dai. Cioè, se facciamo un paragone, cosa prendiamo e cosa vale un'auto, i prezzi sono alti. I prezzi sono alti, quello sì. I prezzi sono alti perché, va bene, qua andiamo ad aprire certe guerre che è meglio lasciar stare, però da valutare tante cosine. Quello sì. Bene, l'auto è bella, l'auto va bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi lo facciamo, cioè io faccio questi video, in questo caso Loris mi dà una mano. Abbiamo fatto questo video perché? Perché chi sta per acquistare quest'auto, chi ha intenzione di acquistarla, magari anche usata fra un qualche anno, almeno sappia realmente come va l'auto, quali sono i consumi. Dire che l'auto va ad aria, l'auto non consuma niente, non è vero, l'auto consuma anche lei, purtroppo o per fortuna, però insomma siamo su consumi 23-24. Dipende sempre dal piede del pilota, esatto, quello sì, però se rispetti i limiti e ti ripeto, se la usi in città e non fai tragitti lunghissimi in autostrada, secondo me dei buoni consumi. Sì, è un bel motore anche, sto discorso che vai sempre a elettrico e poi a una ripresa che è veramente eccezionale, che solo l'elettrico può avere queste riprese qua, sì, a meno che non vai su motori 2000 turbo da 300 cavalli, ok. Comunque questa ha sempre 190 cavalli. Ha sempre 190 cavalli. E non sono pochi. No, per un'auto, sì, che adesso non so quanto per un 1.500 benzina, sì. Perché a fine fiera è sempre un 1.500 benzina. Esatto. 190 cavalli non sono pochi. Esatto, e va bene, va molto bene. Signori, se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale così magari riesco a portare altri prodotti del genere, magari iscrivetevi così mi aiutate a crescere. Ringrazio ancora Loris Grazie a voi. della disponibilità
e niente, arrivederci a tutti, grazie. Ciao.